Roberto Baggio è il calcio elevato a poesia, un talento puro, capace di piegare le leggi della fisica con un solo tocco. Ha incantato con la Fiorentina, vinto con la Juventus ed emozionato ovunque, dal Milan al Bologna fino a diventare leggenda a Brescia. Pallone d'oro nel 93, simbolo dell'Italia mondiali, ci ha trascinato fino ad un passo dal sogno, ma Baggio è andato oltre le vittorie. Ha sfidato il dolore, gli infortuni, le critiche e ne è uscito sempre a testa alta, con classe e umiltà. Non è stato solo un campione, è stato un'icona, un eroe tragico, l'ultimo vero artista del nostro calcio. Ma che succederebbe se esordisse oggi? Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nell'8º episodio della serie E se? Oggi scopriremo cosa accadrebbe alla carriera di Baggio se esordisse nel calcio moderno, o meglio a luglio 2023, visto che il gioco che utilizzeremo, Football Manager 2024, ci consente di iniziare la carriera proprio da questa data. Questo è il nostro Baggio e le sue caratteristiche iniziali, che vanno da 1 a 20, sono quelle più adatte a un ragazzo di 16 anni, come da logica del gioco. Nel corso della simulazione non interverrò in alcun modo, le uniche situazioni in cui mi riserverò di agire saranno legate al mercato. Se ci saranno offerte da valutare, sceglieremo insieme il percorso più promettente per il nostro assistito. Detto questo, direi che possiamo cominciare. La carriera di Roberto Baggio riparte dalla primavera del Vicenza. E dopo appena un anno la sua crescita è stata già notevole. Con l'aiuto della grafica possiamo osservare tutti i miglioramenti, mettendo in evidenza soprattutto quelli più significativi in termini di ruolo e potenziale. Ma non finisce qui, perché, nonostante la giovanissima età, il Vicenza ha già deciso di farlo esordire in prima squadra, schierandolo da titolare in una partita di campionato e facendoli giocare anche uno spezzone della Supercoppa di Serie C. Certo, non ha fatto nulla di straordinario, ma è un primo fondamentale passo. Nel frattempo il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B, chiudendo il campionato al primo posto con 3 punti di vantaggio sul Mantova. Ma pochi mesi dopo, proprio all'ultimo giorno di mercato, sono arrivate 4 offerte di prestito per il nostro Roberto. Il Monterosi, il Giuliano e la Pergolettese hanno tutte strutture d'allenamento di base poco utili alla crescita del ragazzo. Il Legnago invece presenta impianti leggermente migliori. È allenato da Matteo Contini, che non è noto per valorizzare i giovani e non brilla per reputazione, ma se ha chiesto Baggio in prestito, un motivo valido deve esserci. E quindi, considerando tutti i fattori, direi che è la scelta più logica, sperando di trovare spazio e accumulare minuti. Ed effettivamente la scelta si rivela azzeccata, perché Contini gli concede grande fiducia, schierandolo con continuità. In stagione gioca 35 partite, di cui ben 29 da titolare, segna 10 gol e serve 2 assist, anche se a livello di rendimento non è sempre brillante, con una media voto rimasta al di sotto del 7. Il Legnago chiude il campionato in una tranquilla posizione di metà classifica, proprio come previsto dai media a inizio stagione. Il primo gol tra i professionisti arriva da un'azione che parte da un'apertura illuminante verso l'esterno d'attacco, e dopo un paio di rimpalli Baggio è il più veloce ad arrivare sul pallone e metterla dentro. Non è un capolavoro, ma le qualità cominciano a vedersi. Nel frattempo anche il Vicenza conclude la sua prima stagione in Serie B, ottenendo una comoda salvezza, e quindi vedremo se nella prossima annata ci sarà spazio per il nostro Roberto, proprio con la maglia biancorossa. Giugno 2026. Torniamo ad analizzare la sua crescita, come sempre accompagnati dalla grafica. Baggio ha 19 anni, ma già diverse partite alle spalle e un potenziale che comincia davvero a farsi notare. A questo punto possiamo tranquillamente dire che sarebbe pronto per una squadra di medio-alta classifica in Serie A. In questa stagione ha giocato da titolare nel Vicenza, collezionando 37 presenze, 16 gol e ancora una volta 2 assist. Le altre statistiche non sono particolarmente esaltanti, ma per un ragazzo della sua età restano ottime. Il Vicenza chiude nuovamente al 12° posto, conquistando la salvezza con relativa tranquillità. Il primo gol in Serie B è decisamente interessante. Controllo con il sinistro e conclusione di destro sul primo palo per battere il portiere della Samp. E le attenzioni infatti non tardano ad arrivare. Inter, Strasburgo, Catanzaro, Reims e Alaves presentano tutte un'offerta per il nostro numero 10. Il Reims viene subito scartato perché è appena retrocesso. Il Catanzaro offre di più al Vicenza ma meno a noi in termini di stimoli e crescita. Restano quindi 3 opzioni. Lo Strasburgo gioca in Ligue 1, lotta per la metà alta della classifica e dispone di strutture molto buone. In panchina c'è De Zakarian, che utilizza un 4-2-3-1 nel quale Baggio potrebbe essere impiegato sia da trequartista che da punto centrale. Tuttavia, il tecnico non sembra puntare particolarmente sui giovani. L'Alaves in Liga presenta strutture d'allenamento superbe e una possibilità concreta di crescita, ma è una squadra abituata a lottare per non retrocedere e con Rudy Garcia in panchina qualche dubbio viene spontaneo. E poi c'è l'Inter, strutture eccellenti, squadra di vertice, ma soprattutto allenata da Unai Emery, un top coach a livello europeo, con un modulo offensivo, il 4-2-4, che potrebbe moltiplicare le chance per Baggio di trovare spazio. E con un valore di 15 in valorizzazione giovani, Unai Emery sembra davvero l'allenatore perfetto per far esplodere il nostro campione. E così, per 4.600.000 euro, Roberto Baggio diventa un nuovo giocatore dell'Inter.
si è conclusa la prima stagione di Serie A ed ovviamente Roberto ha giocato relativamente poco perché deve iniziare a guadagnarsi il posto in prima squadra. Ma durante le 17 presenze ha fatto vedere di poter stare in campo, infatti sono arrivati 4 gol e 2 assist, ma soprattutto ci ha messo tanta volontà come traspare dalle statistiche su duelli aerei e contrasti vinti molto alte per un giocatore non altissimo e soprattutto attaccante di ruolo. L'Inter però ha faticato ad essere costante ed alla fine ha concluso la stagione al quinto posto in Serie A, non riuscendo a centrare la qualificazione in Champions League. Tuttavia ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Milan in finale ai calci di rigore ed ha anche vinto la Coppa Italia, sempre in finale contro il Milan, ma stavolta con un 2-0 più netto anche in termini di statistiche. L'avventura in Champions si è fermata agli ottavi, dove è arrivata l'eliminazione per mano dell'Arsenal, uscito vittorioso per 3-1 nel doppio confronto. Il più bel gol della stagione di Baggio è arrivato contro la Roma. Trovato libero al limite dell'area ha lasciato partire un esterno destro che si è infilato sotto al 7, senza che Ryan potesse fare nulla. Comunque in questa stagione sono arrivati i primi trofei della sua carriera e sono sicuro che presto arriveranno altre grandi soddisfazioni. Nel 2028 diamo un'ultima occhiata con l'aiuto della grafica alla crescita di Baggio. A soli 21 anni è già molto maturo mentalmente, con parametri come visione di gioco, senza palla e freddezza già molto alti. Deve completare lo sviluppo fisico e tecnico, ma c'è ancora tempo per quello. In questa stagione ha giocato 16 partite, ma questa volta quelle da titolare sono state decisamente di più. Sono stati 3 i gol segnati, mentre 5 gli assist serviti ai compagni, riuscendo sempre a giocare con buona qualità, viste le 8 occasioni create e 15 passaggi chiave. L'Inter, dopo la stagione deludente, è tornato in cima alla Serie A, conquistata con 92 punti totali e 4 di vantaggio sulla Juventus, seconda classificata. Ha perso la Supercoppa, ma in compenso anche in questa stagione è riuscito a portare a casa la Coppa Italia, vincendo nuovamente 2-0, questa volta contro il Napoli. Ed in Europa League, partendo nel novero delle favorite, ha rispettato i pronostici, raggiungendo e vincendo la finale per 1-0 contro il Leicester, nonostante il rigore sbagliato da Lautaro. Il gol più bello di Baggio è arrivato proprio in questa competizione, contro l'Eintracht Francoforte. Una conclusione tanto potente quanto imprendibile col suo destro vellutato. Quindi è arrivato il primo trofeo per Roberto in ambito internazionale, ma non è tutto, perché a settembre ha segnato il primo gol in nazionale contro la Corea del Sud. La stagione 28-29 non è stata una buona stagione per Baggio, ha trovato poco spazio, anzi direi per niente. Ad onore del vero ha anche avuto dei problemini fisici, ma dopo il cambio di allenatore il nuovo coach non lo ha visto per niente, relegandolo spesso in panchina. 5 presenze titolare e 6 da subentrato per un totale di 11. La cosa strana è che durante queste presenze ha sempre giocato bene, segnando 5 gol e servendo un assist, ma soprattutto aiutando la squadra durante la manovra, tenendo un'ottima media voto. Comunque l'Inter si è confermata campione d'Italia, stavolta finendo 2 punti davanti a Milan e Juventus, ma non è arrivata fino in fondo nelle coppe nazionali, concentrandosi piuttosto sulla Champions, prima che il cammino fosse interrotto dalla sconfitta per 1-0 contro il Barcellona nei quarti di finale. Comunque è un trofeo che si aggiunge alla bacheca di Baggio, ma la situazione non mi piace. A 23 anni anche il dribbling è diventato un'arma in più nel repertorio di Roberto, ma il nuovo allenatore continua a non puntare su di lui e la situazione, devo ammetterlo, comincia a diventare frustrante anche per me. In tutta la stagione ha totalizzato 21 presenze, ma solo 5 dal primo minuto. Nonostante questo ha comunque messo a segno 6 gol e servito un assist, numeri più che dignitosi se si considerano i pochi minuti a disposizione. Nel frattempo l'Inter non è riuscito a ripetere le grandi prestazioni delle 2 stagioni precedenti. In campionato ha chiuso al quarto posto perdendo terreno dalle prime, mentre nelle coppe nazionali è uscita anzitempo da entrambe le competizioni e in Champions, ancora una volta, è arrivata all'eliminazione per mano del Barcellona, ma stavolta agli spareggi, dopo aver incredibilmente sprecato un 3-1 conquistato al Camp Nou. C'è però una piccolissima soddisfazione personale, è arrivato il primo gol in Champions League per Roberto, una fucilata a fil di traversa da appena dentro l'area, segnato contro la Dinamo Kiev, un lampo in mezzo alle ombre. È passata un'altra stagione, Roberto ha 24 anni e è ormai abbastanza maturo da essere un titolare fisso, eppure continua ad essere considerato una riserva. È arrivato anche il rinnovo, ma la sensazione è chiara, questa sarà l'ultima stagione nerazzurro. In campo ha collezionato solo 16 presenze, quasi tutte da titolare, ma ancora troppo poche per un giocatore del suo livello. Eppure, anche stavolta ha saputo sfruttare ogni minuto, 9 reti, 3 assist, 10 occasioni create, diversi passaggi chiave e un apporto costante alla manovra offensiva. È stata una Serie A completamente fuori dagli schemi, l'Inter ha comunque vinto il campionato, mentre l'Udinese, il Sassuolo e il Genoa si sono qualificate rispettivamente per Champions, Europa e Conference League, e per la terza volta consecutiva è stato ancora il Barcellona a spegnere i sogni europei dell'Inter, questa volta in semifinale con un'eliminazione netta. Ma finalmente durante l'estate qualcosa si muove, arrivano 3 offerte, tutte dello stesso valore e tutte molto interessanti. La prima è dell'Aston Villa, una buona squadra di Premier League, in pianta stabile tra le zone europee. Il problema? In panchina c'è Coudé, che ha solo un 8 in valorizzazione giovani, un dato che mi preoccupa visto che c'è il rischio concreto di trovarci in una nuova
nuova Inter. La seconda proposta arriva dall'Ipsia. Lo sappiamo, dopo qualche stagione diventano tra le squadre più forti di Germania e in certi casi, come abbiamo visto anche nella carriera di Roberto Carlos, che vi invito a recuperare, possono arrivare fino in fondo anche in Champions League. La squadra è guidata da Sebastian Hoeneß, ex tecnico dello Stoccarda, un ottimo allenatore, forse quello giusto per farci fare il salto di qualità. La terza ed ultima offerta arriva dal Chelsea, è una scommessa perché i Blues tendono a essere molto incostanti da una stagione all'altra, ma in panchina è tornato Antonio Conte, uno dei migliori allenatori del gioco, e con lui la possibilità di costruire una squadra davvero vincente. Voglio provarci, e così per 81 milioni di euro Roberto Baggio diventa un nuovo giocatore del Chelsea. Finalmente ci siamo, a 25 anni Roberto riesce a disputare la sua prima vera stagione da titolare in una rosa piena di campioni e come dimostrano le statistiche bastava davvero solo un po' di fiducia per esplodere. 51 presenze, 25 gol e 5 assist, numeri da attaccante completo, ma la felicità per la crescita di Baggio si scontra con una stagione disastrosa del Chelsea. 10° posto in campionato, fuori da tutte le competizioni europee, eliminazioni precoci nelle coppe nazionali ed eliminazione agli ottavi di Europa League per mano del Borussia Dortmund, che ha umiliato i Blues con un netto 5-2 complessivo. Il gol più bello della stagione per Roberto è arrivato proprio in Europa League contro il Sassuolo, un destro affilato sul secondo palo imprendibile per il portiere, un altro lampo di classe in mezzo a una stagione da dimenticare. Speriamo che la prossima sia decisamente migliore. Alla fine della stagione 2032-2033 Roberto Baggio è ormai una punta top class, un giocatore capace di fare di tutto. Nelle sue 46 presenze stagionali ha segnato 21 reti, servito 4 assist, creato 13 occasioni per i compagni con il 28% di cross riusciti e un buon numero di passaggi chiave, a conferma del fatto che la squadra lo coinvolge sempre di più nella manovra. Mi piacerebbe vederlo tentare qualche dribbling in più, ma per ora va bene così. Il Chelsea però, nonostante l'assenza di impegni europei, non è riuscito a migliorare di molto la propria classifica. Ha chiuso al 7° posto in Premier League, qualificandosi solo per la Conference League e senza sollevare nessuna coppa. Un'altra stagione deludente che mi fa seriamente dubitare del progetto tecnico, ma durante l'estate arriva l'ancora di salvezza, anzi due. Il Tottenham, fresco campione d'Inghilterra, e Real Madrid presentano entrambi un'offerta da 98 milioni di euro per portare via Baggio dal Chelsea. Gli Spurs, come detto, hanno appena vinto la Premier League e si stanno affermando a livelli sempre più alti. In panchina c'è Sebastian Hoeneß, lo stesso allenatore che avevamo valutato con grande interesse ai tempi dell'Ipsia. Dopo l'esperienza in Bundesliga è arrivato in Inghilterra per vincere e ci è riuscito. Ma dall'altra parte c'era il Madrid, una delle regine indiscusse del calcio europeo, guidata da Zinedine Zidane, tornato per la seconda volta sulla panchina dei Blancos, una squadra stellare con un tecnico leggendario, e credo che a questo punto la scelta sia piuttosto scontata. Per 98 milioni di euro Roberto Baggio diventa nuovo giocatore del Real Madrid. A 27 anni Roberto Baggio è entrato pienamente nella sua maturità calcistica e basta guardare le sue skills per rendersene conto. Stiamo parlando di un fenomeno assoluto, non che ci fossero dubbi, ovviamente. E la sua prima stagione a Real Madrid non ha fatto altro che confermarlo. Titolare inamovibile, 54 presenze complessive, 36 gol e 13 assist. Ma non solo, ha fatto registrare il record praticamente su ogni statistica disponibile, chiudendo con una media voto di 7.30, la miglior stagione della sua carriera finora. Il Real Madrid però non è riuscito a conquistare la Liga, a vincerla è stato il Barcellona, nonostante entrambe abbiano chiuso con 87 punti. A fare la differenza sono stati gli scontri diretti, con i Blaugrana capaci di vincere uno dei due classicos stagionali. Dispiace anche registrare una notizia storica, la prima retrocessione dell'Athletic Bilbao, un evento che segna davvero un'epoca. Il Real ha portato a casa la Coppa del Rey grazie a un finale pazzesco. Marquez ha segnato una doppietta nei 5 minuti di recupero, ribaltando tutto quanto quando ormai sembrava finita. In Champions League l'avventura si è fermata ai quarti, dopo un pesantissimo 0-4 al Bernabeu contro il Liverpool, è servito a poco il successo nella gara di ritorno ad Anfield, troppo risicato per ribaltare il risultato. La prima rete con la maglia dei Blancos è arrivata proprio contro l'Athletic. Penetrazione centrale, dribbling secco a saltare il difensore e destro violento in porta. Il portiere ci mette una mano, ma non basta. Si parte con un trofeo, qualche delusione, ma anche tanta fiducia per il futuro. Giugno 2035 e mi viene un dubbio. Vi ho già parlato dei 28 milioni annui del suo contratto? Scherzi a parte, questa stagione è stata semplicemente clamorosa. In 48 presenze Baggio ha segnato 47 reti e servito a 9 assist. E se consideriamo anche gli expected assist che risultano persino superiori, viene da pensare che i compagni avrebbero potuto fare anche di meglio. Ma concentriamoci sui risultati, perché questa volta il Real Madrid ha fatto le cose in grande. Liga vinta con 97 punti, 2 in più del solito rivale Barcellona. Un trionfo costruito anche grazie ai 33 gol in 27 partite
Madrid del nostro numero 10. E non è tutto, i Blancos hanno vinto anche la Supercoppa spagnola battendo il Barcellona ai supplementari e la Coppa del Rey ancora contro il Barça ma stavolta ai rigori. Un triplete nazionale che rilancia le ambizioni del club. In Champions League purtroppo il cammino è andato peggio dell'anno precedente, eliminazioni agli ottavi per mano del Manchester United in un doppio confronto combattuto ma chiuso con un totale di 3-2 in favore degli inglesi. Una delusione certo, ma nulla che possa oscurare la stagione monumentale del nostro Baggio che spero possa mantenere questo livello di prestazioni. E non solo ha mantenuto quel livello, ma lo ha anche alzato, perché ogni anno che passa aumenta il suo QI calcistico, cresce mentalmente e il suo gioco ne beneficia in ogni aspetto. In questa stagione ha giocato 59 partite, segnato 38 gol e servito ben 19 assist, un nuovo record personale. Impressionante anche il dato sui cross riusciti, 82 totali con una percentuale del 30%. Un attaccante che fa tutto e lo fa con qualità. In Liga è stata di nuovo battaglia punto a punto tra Real e Barcellona, ma questa volta ad avere la meglio sono stati i catalani, che hanno chiuso a 100 punti contro i 98 del Real. I Blancos si sono consolati con la Supercoppa, vinta in finale contro l'Atletico Madrid. Protagonista ovviamente Baggio, autore di una splendida doppietta. Il primo gol arriva su assist di Camavinga, taglio centrale mancino rasoterra ad incrociare sul secondo palo. Il secondo, sempre su servizio di Camavinga, è un altro mancino, stavolta più alto ma altrettanto efficace. Due colpi da maestro che mettono il sigillo su un alto trofeo. Il trionfo arriva anche in Coppa del Rey, ancora una volta contro il Barcellona, battute supplementari in una finale intensissima. E a decidere l'incontro ci pensa proprio lui, Roberto Baggio. Controllo perfetto sul lancio lungo, attimo di suspense davanti al portiere e poi un destro a fil di traversa che spegne ogni speranza blaugrana. Purtroppo in Champions League le cose vanno di nuovo male e questa volta è il doppio classico a condannare il Real Madrid, con il Barcellona che passa il turno grazie ad un 3-2 nel doppio confronto. Inizio a temere che anche in questa carriera si stia formando una maledizione europea e sinceramente non credo di poterne sopportare un'altra. Un'altra stagione si è conclusa e Roberto ha ormai compiuto 30 anni. Al contrario di quanto accaduto nella realtà, qui non ha mai subito infortuni gravi. Un fisico perfetto, integro, che gli permette di esprimersi sempre al massimo. E infatti anche quest'anno ha collezionato 55 presenze, 38 gol e 11 assist, mantenendo, come sempre, una media voto ben superiore al 7. Il problema stavolta è il contesto. I compagni non lo sopportano abbastanza e il Real Madrid fatica a trovare la costanza necessaria per battere un Barcellona cinico e dominante, che si prende la Liga con 94 punti. I Blancos si consolano con la Supercoppa, vinta ancora una volta in finale contro i rivali catalani. Una finale equilibrata, decisa solo ai rigori. Ma anche qui è Baggio a sbloccare il match, controlla il limite dell'area, ingresso secco e poi un tiro a giro dolcissimo, quasi un pallonetto che supera il portiere. La Coppa del Rey però va al Barcellona, un 4-2 netto che lascia poco spazio alle interpretazioni. Baggio aveva anche firmato il momentaneo pareggio, ma basta guardare in basso a sinistra per vedere voti bassissimi su ogni giocatore del Real. E in Champions ancora una volta si spegne tutto troppo presto. Eliminazione agli ottavi stavolta contro il Benfica, una squadra che sulla carta è più che abbordabile, che invece riesce a sorprendere i Blancos e a passare il turno. Che il Barcellona sia stato eliminato dal Tolosa nello stesso turno non è una vera consolazione. Ci restano ancora 4 anni prima del ritiro, speriamo di non sprecarli in stagioni come questa. A 31 anni in media iniziano a definire Roberto una punta mitica, non ancora leggendaria purtroppo perché mancano l'appello ai grandi trofei internazionali, ma lui non si arrende, gioca ancora 51 partite, segna 48 gol e serve 10 assist, numeri pazzeschi anche per uno come lui, eppure la squadra non riesce a stargli dietro. In Liga arriva un altro secondo posto, 6 punti dietro al Barcellona, complice anche il numero elevato di pareggi, ben 11, troppi per una squadra di questo livello. In padre arriva solo la Supercoppa, vinta con autorità contro l'Atletico Madrid. La finale finisce 2-0 e manco a dirlo è ancora Baggio a siglare il raddoppio. Centrale, tiro di prima intenzione, imprendibile. Ma la Champions è un incubo che si ripete. Ottavi di finale, ancora una volta. E ancora una volta è il Tolosa, già giustiziere del Barcellona, a eliminare anche il Real. Un umiliante 6-3 complessivo che lascia ferite profonde. Poi però arriva una notizia che risolleva tutto. Dopo diverse edizioni deludenti, dopo un mondiale in cui l'Italia aveva chiuso al quarto posto, nel 2038 gli azzurri tornano sul tetto del mondo. In finale c'è la Spagna, ma l'Italia è superiore e vince 2-0. E anche se Baggio non segna, è lui il migliore in campo. Serve 4 passaggi chiave, crea 3 occasioni e soprattutto firma l'assist decisivo. Una sponda di prima, dolcissima, che si ferma perfettamente sul destro di Casagrande. Il resto è solo un tiro e la gloria eterna. Ma se andiamo a guardare le statistiche, quella contro la Spagna non è stata certo l'unica prestazione straordinaria di Baggio al mondiale. Dopo aver trascinato l'Italia con 9 reti nelle qualificazioni, Roberto si è confermato anche nella fase finale, segnando 4 gol e servendo 3 assist in 8 presenze. Prestazioni decisive che ci hanno condotto al quinto titolo mondiale. E onestamente questo trofeo vale forse più della Champions League stessa. È la rivalsa perfetta rispetto alla realtà, dove quel mondiale svanì a Pasadena nel 94 per un rigore ancora oggi impresso nella memoria di ogni tifoso e nell'anima del Divin Codino. Potrebbe anche non vincere più nulla e per me la sua carriera resterebbe comunque compiuta. Questo era l'obiettivo più importante che potesse raggiungere, ma non è ancora finita. Abbiamo ancora qualche stagione da giocare.
e quella successiva al mondiale è stata a suo modo memorabile. Partiamo da ottobre, si assegna il pallone d'oro e questa volta non c'è alcun dubbio su chi sia il vincitore. A 32 anni Roberto Baggio conquista finalmente il suo primo pallone d'oro nella realtà alternativa di questa carriera e lo onora con una stagione da urlo: 53 presenze, 44 gol, 18 assist, numeri che parlano da soli. Finalmente inoltre la squadra è tutta con lui. Il Real Madrid gioca alla grande, dominando la stagione e lasciando solo le briciole agli avversari. Conquista la Liga con 97 punti, vince la Supercoppa spagnola battendo il Barcellona 1-0 nel recupero e concedendogli un solo tiro in 90 minuti fuori dallo specchio. In Coppa del Re batte un sorprendente Real Valladolid, ancora con un risultato minimo ma con una prestazione solida, ma in Champions League niente da fare. Un'altra eliminazione agli ottavi e stavolta la più umiliante di tutte. Il Leicester espugna il Bernabeu con un clamoroso 4-0, mettendo fine ai sogni europei con una vera lezione di cinismo. Siamo comunque soddisfatti, il pallone d'oro è arrivato, i trofei anche, ma la Champions continua a mancare, come una ciliegina che non vuole mai posarsi sulla torta. La stagione successiva conferma Baggio su livelli altissimi. Non abbiamo la schermata completa delle statistiche, ma se spostiamo la grafica possiamo riassumere tutto. 43 presenze, 28 gol e ben 18 assist. E una media voto che sfiora il 7,5, segno di una qualità immutata anche a 33 anni. Il Barcellona però disputa un campionato perfetto, chiudendo con 100 punti esatti. E così i 91 del Real Madrid, pur eccellenti, non bastano. Il Real Valladolid invece sorprende tutti raggiungendo anche la finale di Supercoppa, ma si arrende nel finale al Real Madrid, che conquista il trofeo grazie al gol di Michael Silva nei minuti conclusivi. E poi c'è la finale di Coppa del Re. L'avversario è nuovamente una piccola favola spagnola, perché davanti al Real Madrid si presenta l'Osasuna, ma dopo un'espulsione al 21esimo la partita cambia volto. Il Real domina e chiude con un impressionante 6-0. Il protagonista assoluto naturalmente Roberto Baggio, autore di una tripletta e di un assist. Il gol più bello della partita è anche quello che sblocca il risultato: un tiro al volo in semi-rovesciata, potente, preciso ed imparabile. Un colpo da fuoriclasse assoluto che fulmina il portiere sul suo palo e segna ancora una volta la differenza tra un grande giocatore e una leggenda. Ed indovinate un po', in Champions League arriva un'altra eliminazione agli ottavi, stavolta per mano dell'Aston Villa, che proprio come il Leicester si presenta al Bernabeu per dominare e vincere con un clamoroso 4-0. Una stagione a dir poco deludente che costa la panchina al tecnico del Real Madrid. Ora non resta che sperare che il prossimo riesca davvero a cambiare la storia. Intanto Roberto Baggio ha compiuto 34 anni. Non so quante stagioni abbia ancora nelle gambe, ma poi guardi i numeri e ogni dubbio svanisce. 65 presenze, 46 gol, 23 assist a 34 anni. Altro che ritiro, sembra eterno. Ma questi numeri saranno bastati? Beh, tanto per cominciare in Liga sì. Il Real Madrid torna finalmente in vetta, chiudendo con 7 punti di vantaggio sul Barcellona. Poi arriva anche la Supercoppa spagnola, vinta ancora contro il Barça 1-0 grazie al gol, manco a dirlo, di Roberto Baggio. Controllo perfetto al limite, inserimento e destro secco sul primo palo. Una firma pesante che vale un altro trofeo. Non è finita, la Coppa del Re si tinge ancora di blanco. Nel quarto classico stagionale il Real vince di nuovo 1-0. Stavolta Baggio non segna, ma inventa. Riceve palla sulla tre quarti, si gira in un lampo e pesca Sissoko con un filtrante delicatissimo di mancino. Il compagno fa il resto, ma l'assist è da fuori classe. E finalmente arriva lei, la Champions League, quella che sembrava destinata a non arrivare mai. Il Real Madrid è stato inarrestabile per tutta la stagione e anche in finale domina contro l'Arsenal, lasciando agli inglesi soltanto un'occasione, quella del gol. Anche in questo caso Baggio è decisivo. Prima su calcio d'angolo serve un cross perfetto per la testa del compagno che firma il 2-0. Poi si presenta al dischetto per chiudere definitivamente i conti. Rigore angolato, a fil di palo, imparabile. Il sigillo finale su un ciclo irripetibile. E aspettate, perché non è ancora tutto. Andando leggermente avanti nel tempo, ad agosto arriva un altro trofeo, la Supercoppa europea, vinta a rigori contro il Liverpool. Baggio pareggia la gara al minuto 78 con un tap-in vincente dopo una mischia e una serie di rimpalli in aria. Ma è ad ottobre che arriva la sorpresa più inaspettata, il quarto pallone d'oro. O meglio, sapevamo che dopo la stagione del triplete ne avrebbe vinto un altro, ma scopro che era stato premiato anche nelle 2 stagioni precedenti. 4 palloni d'oro, una cifra da leggenda. E direi che con questo possiamo chiudere serenamente la carriera di Roberto Baggio. A gennaio il Divincodino annuncia il ritiro. Nel corso della sua lunghissima carriera, costellata da 680 presenze, ha segnato la bellezza di 424 gol, ma non solo, perché ha sempre giocato anche per i compagni ed alla fine della sua avventura ha servito 146 assist. Ha mantenuto inoltre una media voto di 7.21, nonostante le difficoltà degli inizi, quando, chiuso dalla concorrenza da un allenatore probabilmente cieco, faticava a trovare spazio e mostrare il proprio valore. Ma la svolta è arrivata con il trasferimento al Real Madrid e da lì è stato un crescendo. 3 scudetti con l'Inter, 2 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e un
Europa League e poi con Real Madrid 3 Liga, 5 Supercoppe spagnole, 6 Coppa del Re, una Champions League e una Supercoppa europea. Ma il trofeo più prezioso resta quello conquistato con la maglia azzurra, il Mondiale del 2038. Quel titolo ha chiuso il cerchio di una carriera leggendaria, ha cancellato il dolore di Pasadena, ha portato giustizia a un talento eterno. La carriera di questo Roberto Baggio non è stata solo straordinaria, è stata il compimento di un sogno. Ha chiuso cerchi rimasti aperti, ha curato ferite mai rimarginate, ha reso eterno ciò che già era leggenda. 4 palloni d'oro, un mondiale, una Champions, migliaia di emozioni. Questo non è un semplice essè, è un tributo al più grande artista che il nostro calcio abbia mai conosciuto. Ma per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!